Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. La ricetta che prepariamo insieme oggi nasce da un mélange di tradizione e creatività. Realizzeremo un impasto di una focaccia tradizionale e poi lo trasformeremo con un pizzico di creatività in una focaccia croissant. Creeremo quindi tanti piccoli croissant che andremo a farcire con dei magnifici pomodorini datterini, fior di latte e basilico. Non aggiungo altro, andiamo in cucina e prepariamola insieme. Vediamo insieme gli ingredienti della nostra focaccia. Partiamo dalle farine. Io sto utilizzando una semola rimacinata di grano duro e una farina zero che ha una W pari a 230 e ha il 12% di proteine. Utilizzerò poi acqua, temperatura ambiente, olio extravergine di oliva, un pochino di zucchero, sale e una piccolissima quantità di lievito di birra, appena 2 grammi. I pesi li troverete in info box sotto il video. Iniziamo la lavorazione andando a miscelare le due farine. Una volta miscelate le farine, andiamo a sbriciolare il lievito in acqua e aggiungiamo lo zucchero. Vado a far sciogliere il lievito con un cucchiaino. Ora verso acqua, lievito e zucchero nella ciotola delle farine e aggiungo l'olio. E lavoro. Come l'impasto inizia a prendere consistenza, aggiungiamo il sale. Lavoro dapprima col cucchiaio di legno e poi lavoreremo un pochino l'impasto sul banco. Ora spolvero un pochino di farina sul banco e ci rovescio l'impasto e comincio a lavorare energicamente. La pasta prende subito corpo, vedete? È sufficientemente umida ed elastica, ma deve essere proprio così. Quindi in questa fase di lavorazione noi non dobbiamo aggiungere altra farina. Ora la lavoriamo così sul banco fino ad ottenere un impasto ben incordato. Logicamente chi di voi vorrà potrà fare la lavorazione dell'impasto direttamente in planetaria. Durante questa fase di lavorazione, se come me lavorerete a mano, sentirete l'impasto cambiare sotto le vostre mani di minuto in minuto. Sentirete che si svilupperà la maglia glutinica e quindi l'impasto diventerà sempre meno appiccicoso e più elastico. Io lo lavoro così per 12-15 minuti. Eccolo qui, il nostro impasto, pronto per andare in ciotola a lievitare. Riprendo la ciotola dove ho fatto l'impasto, spolverata leggermente così di farina,
Chiudo la mia ciotola con la pellicola e lascio lievitare fino al raddoppio. La mia pasta è perfettamente pronta per essere lavorata. Guardate che bella lievitazione che abbiamo ottenuto e la sgonfiamo. Farciremo i nostri croissant con un pochino di passata di pomodoro, dove ho già messo un filo d'olio e un pizzico di sale, con dei pomodorini, con del fior di latte e del basilico, quindi nella maniera più classica. Infarino il banco di lavoro e rovescio sul banco l'impasto. Comincio ad allargare il mio impasto, prima con le mani e poi con il mattarello, perché devo ottenere un rettangolo. Aiutatevi anche voi sempre con la farina perché l'impasto è morbido ed elastico. Ora ci possiamo accontentare e andiamo così a rifilare i bordi per renderli un pochino regolari. A questo punto taglio il mio rettangolo a metà e comincio a ritagliare dei triangoli . Ora comincio con un cucchiaino a mettere un velo di passata di pomodoro. Ne metto veramente un velo, inumidisco, diciamo, ogni croissant, così. Questo è troppo piccolino, lo togliamo. Ora mettiamo così un pomodorino, un fiocchetto di mozzarella e un pochino di basilico e andiamo a chiudere. E il croissant, così appena fatto, è piccolino, vedete, vado a posizionarlo su una teglia dove ho già messo la carta da forno. Così, in questo modo. E continuo. Metto il pomodorino, la mozzarella e il basilico. E chiudo. Posso tirare un pochino i lati e metto anche questo croissant così in teglia. Vado a creare un cerchio, quindi darò alla mia focaccia una forma rotondeggiante. Continuo uno a uno
a farcire tutti i miei croissant. Abbiamo terminato così il primo giro esterno e ora continuiamo andando sempre verso il centro. Ora ci rimane lo spazio centrale e io con la pasta che abbiamo ritagliato per formare i croissant vado così, vedete, si rimpasta con una facilità incredibile, la allungo e ci realizzo una treccina ripiena che metterò poi appunto al centro della mia focaccia croissant. Una volta stesa così la pasta, io la taglio in due, farò una treccia così a due capi, però lascio una parte unita e ora ognuna di queste parti vado così a farcire. Metto prima, come abbiamo fatto dentro i croissant, un velo proprio di passata. Qualche pomodorino, e dei fiocchetti di mozzarella, senza esagerare perché altrimenti la treccina non si chiude, quindi non dobbiamo esagerare con il ripieno. Così spezzettiamo del basilico. E ora chiudo i lembi così, vedete? Quindi fate attenzione a non sporcare le estremità della pasta con il pomodoro, altrimenti rischierete che l'impasto non si chiude. Faccio la stessa cosa qui. E a questo punto faccio una sorta di intreccio. Qui chiudo e taglio. Intreccio così e vado a posizionare al centro. In questo modo. Ora la nostra focaccia va coperta con un canovaccio asciutto e va fatta lievitare, quindi io la lascerò coperta per una quarantina di minuti. Siamo all'ultima fase prima di infornare. In una ciotolina ho messo 2 parti di acqua e una parte di olio. Ora creo così con l'aiuto di un pennellino l'emulsione e con questa emulsione andiamo proprio a spennellare tutta la superficie della nostra focaccia. Questa emulsione renderà particolarmente soffice la focaccia. L'abbiamo usata, se ricordate, anche quando abbiamo preparato la focaccia alta e soffice. E ora siamo finalmente pronti per infornare la nostra focaccia. Io ho preriscaldato il mio forno a 185 gradi e darò alla focaccia un tempo di cottura che andrà dai 20 ai 25 minuti fino a doratura. Eccola qui, appena sfornata, guardate che bella. Ora dobbiamo
coprirla così in teglia con un panno morbido e pulito e la lasciamo coperta per 10 minuti. Dopodiché, dopo 10 minuti possiamo toglierla dalla teglia. Io sono pronta per portare in tavola la mia focaccia dopo che l'ho fatta stiepidire per 10 minuti coperta con un panno, l'ho tolta dalla teglia e l'ho messa così su un tagliere di legno. Ho aggiunto semplicemente un tocco di colore con dei pomodorini interi e un pochino di basilico. Questi croissant sono davvero deliziosi. Adesso ne rompiamo uno. Guardate che impasto filante. E andiamo a vedere. Eccolo qui. Trovo che siano davvero magnifici. Farà un'ottima figura sulle vostre tavole, sui buffet e sarà semplicissima da sporzionare. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che la mia focaccia di croissant margherita sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.